Il 1860 è l'anno dell'impresa dei Mille. Alexandre Dumas, romanziere francese e autore del Conte di Montecristo, ammira Garibaldi e lo sostiene. In Francia gli procura armi e munizioni che trasporta in Sicilia sulla goletta Emma. A bordo, travestita da marinaio, viaggia anche la sua giovane amante. Lei ha 20 anni, è francese e fa l'attrice. Ha appena scoperto di essere incinta ed i suoi occhi scintillano. La visione della bellissima ragazza eccita le peccaminose fantasie dei garibaldini. Il loro sangue ribolle quando la scorgono. Sognano ad occhi aperti di giacere con la misteriosa e scandalosa donna che indossa i pantaloni e l'uniforme di capitano di vascello. Uno dei Mille, Giuseppe Cesare Abba, la vede nella piazza di Santa Caterina Villarmosa ed è fulminato. Il garibaldino immagina una intrigante scena esotica e sogna di starle accanto sotto una tenda tra le palme, nel deserto sterminato, con le carovane dei cammelli in lontananza. Dumas custodisce gelosissimo la sua donna anche durante la battaglia di Milazzo, di cui è testimone nel luglio 1860. La sua passione per la marinaretta finisce però presto. La ragazza, che tutti chiamavano l'ammiraglio, torna a Parigi e, nel dicembre 1860, partorisce una bimba, Michaela, non riconosciuta dal padre ma battezzata da Garibaldi. Nel 1860 Dumas è anziano, pingue, continua ad essere un gran seduttore nonostante i capelli crespi. Il suo cuore è incessantemente colmo di passioni e sogni. Viene nominato da Garibaldi sovrintendente delle antichità e degli scavi di Pompei e dimora in un grandioso palazzo di Napoli. Poco dopo, in gran segreto, sta ancora a fianco di Garibaldi. Vogliono cacciare i turchi dall'Albania, così come dal Regno delle Due Sicilie avevano cacciato i Borboni, dinastia detestata da Alexandre Dumas, perché 60 anni prima il re di Napoli aveva imprigionato suo padre conducendolo alla morte. Nel corso della sua vita il celebre romanziere fu 3 volte in Sicilia, sempre accompagnato da una amante. Erano tutte attrici, perfette compagnie per un uomo che vedeva la vita come una sorta di spettacolo continuo, pieno di avventure, emozioni e sorprese. Le attrici, con il loro talento per interpretare ruoli diversi e incarnare personaggi variopinti, rappresentavano forse l'essenza stessa della sua visione del mondo. Una grande scenografia dove ogni persona recita una parte. La tua luce guida